Marco, ti facciamo qualche domanda su quello che è Artesella, su quello che è il concept che c'è dietro Artesella, su come è nato e come il Politecnico, tu nella tua figura riesci a amalgamare il tutto e a farlo sviluppare e diventare quello che poi è diventato ad oggi. Allora, Artesella è un luogo straordinario, consiglio a chiunque di venire a vederlo. Esiste da 30 anni nella zona un po' più a monte, a 1000 metri, Malga Costa, ospita opere di artisti molto famosi anche, quindi è stata un'idea di un gruppo di persone, poi rappresentate dall'art director Emanuele Montibelli e dall'attuale presidente Giacomo Bianchi, di portare in mezzo alla natura la bellezza dell'arte. Cosa c'entro io, che sono un professore di progettazione e innovazione tecnologica? C'entro perché 3 anni fa Montibelli e Bianchi hanno deciso, ci siamo conosciuti, di estendere il progetto qui a Villa Strobele. Siamo un po' più in basso rispetto a Artesella, ma è proprietà sempre della Artesella, di decidere di selezionare 2 architetti famosi ogni anno e chiedere a loro di fare un'opera. Abbiamo esordito con Atsushi Kitagawara, con una porzione del Ryobu Kigumi Infinity che è usata come struttura al padiglione del Giappone Expo 2015 a Milano. Poi sono seguite Kodama di Kengo Kuma, Michele De Lucchi, e quest'anno, dopo il disastro naturale che c'è stato, Artesella ha reagito. Abbiamo realizzato l'opera di Edoardo Sottodemura, Pritzker Price, e soprattutto, quella che inauguriamo oggi, Levitas di Ian Ricci, la terza montagna, questa sorta di nascita tettonica, una sorgente di rilancio che credo rappresenti molto bene anche lo spirito di resilienza e di reazione a ciò che la natura in questo caso ha portato, probabilmente anche dovuto al cambiamento climatico, perché tempeste così in queste zone non se ne vedevano da secoli. Prima parlavamo anche con Marco Clozza, che è stato un ingegnere che ha poi dato vita alla realizzazione prima del prototipo e poi dell'opera. Ci diceva che anche tutte le altre opere che ci sono qui ad Artesella stanno prendendo forma col tempo, quindi hanno avuto una loro installazione, ma la natura le sta in qualche modo cambiando, le sta ricolorando. È anche la bellezza del legno, che è un materiale vivo, e quindi gli agenti atmosferici, l'umidità, i licheni, il sole lo cambiano. Questa è la sua bellezza, anche se vogliamo la non permanenza che c'è Artesella come concetto. Cioè, queste opere avranno una loro vita. Quando questa quercia rossa avrà raggiunto il suo ciclo di vita, tornerà alla natura. Questo credo sia il bello. Noi del Politecnico diamo un supporto, cioè il mio team, oltre alla scelta, alla curatela artistica, anche lo sviluppo ingegneristico e tecnologico delle opere, quindi c'è un dialogo fitto con l'ingegnere Clozza, quindi con Dieter Wood, che poi è come dire, colui che riesce anche a metterci come dire, qualcosa di più della semplice esecuzione, perché questo va detto, lui non è un esecutore, lui è veramente un progettista tecnologico dell'opera e quindi sviluppa, come dire, il modello, che può essere complesso. Questo è un paraboloide iperbolico a forma anticlastica, insomma, difficilissimo da realizzare, tanto più in legno, e realizzarlo attraverso macchine a controllo numerico, e qui entra, come dire, in campo la collaborazione, il rapporto con SCM, quindi con tutto ciò che consente di fare di un materiale così antico, così tradizionale, così naturale, comunque un materiale lavorabile, controllabile, e quindi garantisce al progettista, all'architetto, di passare da un'idea, da un concept, alla sua materializzazione. Marco, vuoi dirci 2 parole sulla complessità nel costruire una cosa del genere? Dai, dice. No, niente, per noi è sempre un piacere tornare a lavorare per Artesella, ad Artesella, e ci interessano le cose un po' speciali come queste, che magari veramente non ti fanno dormire di notte perché pensi come fare, come realizzarle, come arrivare alla fine, però alla fine ti danno una grande soddisfazione. Dal punto di vista tecnico, ha già anticipato Marco che siamo partiti da un piccolo modellino in scala per per capire come realizzarlo in piccolo, e poi l'abbiamo rilevato geometricamente e l'abbiamo ridisegnato in grande e ricostruito in grande.
ancora grazie al prof. Imperadori Grazie. e a presto. Grazie.